Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, ieri giornata molto positiva, mattinata dedicata alla storia. Abbiamo ammirato lo splendido villaggio nuragico di Barumini, di Sunuraxi. Dopodiché una cosa sorprendente, Casa Zapata è molto bella, abbiamo visto anche quello, praticamente un nuraghe all'interno di una casa. Di una villa costruita del 1580, una cosa del genere. E il pomeriggio ci siamo spostati sulla Giara di Gesturi, abbiamo fatto 18 km in bicicletta, in mezzo ai cavallini, alle caprette, alle pecore, alle querce di Sughero, un posto bellissimo dove la natura regna incontrastata. Siamo tornati allo splendido campeggio allo splendido area di sosta di Baradili o Baradili, come si dice. Adesso ritorniamo sulla costa ovest, ci sposteremo verso il Golfo di Oristano. Stiamo arrivando a sud del Golfo di Oristano. La punta che abbiamo qui di fronte è Capo della Frasca, qui è pieno di stagni e di fenicotte. Stiamo passando in una stupenda spiaggia, la spiaggia di Torre dei Corsari. Il lato ovest della Sardegna è comunque un lato con moltissime spiagge di sabbia fine, acqua cristallina. Noi spesso passiamo con la barca, ma a volte con l'onda da ovest, maestrale o mare simile, non è facile ancorare. Bellissima questa spiaggia. È ampissima, sì. Betty non è proprio in abbigliamento estivo. In realtà però fa caldo. Si potrebbe quasi fare il bagno. Che dici? Vai, spogliati per il bagno. Bella sta spiaggia, vero Maurè? Bella, sì, bella. Visto che il bagno non lo facciamo, a sto punto andiamo sulla torre. Dai. Ok? Ci facciamo pranzo alla torre? Pranzo alla torre. Ottimo. Siamo arrivati alla Torre dei Corsari. Anzi, non è proprio la Torre dei Corsari, Torre di Flumentorgiu. La torre è situata a pochi passi dalla splendida spiaggia di Torre dei Corsari, a cui è dato il nome. Fu costruita dagli spagnoli verso la fine del XVI secolo. Una torre armata di cannoni, non era soltanto una torre d'osservazione, ma aveva dei cannoni con cui si poteva difendere. Di solito la guarnigione in queste torri era composta di 7-8 uomini, e corre voce che per trattenere gli uomini venisse fornita anche compagnia femminile, così non si lamentavano. Betty è sul capo, ecco che ci avviciniamo a Bettina. Se non mi schianto a guardare la videocamera non osservo dove metto i piedi, quindi potrebbe essere una situazione non proprio gradevole
se riprendo, però aumenterei tantissimo le visualizzazioni. Che fai? Ti butti? Mi butto, tuffo da qui. Vieni qua vicino a me, amore Ma no, mio. che non t'ammasso. Amore mio, vieni vicino a me che facciamo un tuffo qua sotto. Adesso posso dire la mia? Ho quasi fame. Oh, che strano, non l'avrei mai detto. Per evitare di fare tutto il giro della laguna di Oristano, c'è la possibilità di passare in questo ponte, che però, a quanto ho capito, è abbastanza lungo. È un ponte che taglia la laguna, ci passa una macchina per volta. Eccolo lì il ponte. Ecco il ponte, bisogna aspettare che non ci sia Guarda la nessuno. larghezza. C'è. Vai, Ok, non c'è nessuno, andiamo, via. Proviamoci. E anche il ponticello l'abbiamo fatto. Abbiamo lasciato Oristano, ora ci stiamo dirigendo verso il lato, no? Del golfo di Oristano. Vediamo di raggiungere le rovine di Tarros e, se ci riusciamo col camper oppure a piedi oppure in bici, anche Capo San Marco e il suo bellissimo faro. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Per una volta sei d'accordo? Per una volta sono d'accordo. Ehi ehi, siamo arrivati alle rovine di Tarros in bici, In bici. nuovamente con la nostra bici, fedele bicicletta. Allora adesso ci facciamo ancora un'altra biciclettata fino alla torre che ce l'ha in fondo contro sole e poi bisogna arrivare per forza al mio faro preferito, quindi pedaliamo. Ma dove siamo arrivati? A quello che si aspettava e ambiva la Bettina, Ossia? il faro di Capo San Marco. Eccolo. Purtroppo pure qui è zona militare, non ti fanno accedere oltre questo Ma tutti i cancello. fari sono zona militare. È un po' lasciato andare rispetto al film. Qui è stato girato il film, una piccola impresa meridionale di e con Rocco Papaleo, una commedia italiana molto divertente. Seguitemi. La Betty, lei prenderebbe la residenza in questo faro, eh? È vero o no? Mi piace, ma questi militari non mi fanno entrare. Sembra un paesaggio irlandese, Mauro, con questo verde in riva al mare, scogliere, mare a sinistra, mare a destra e una torretta al centro su quello che sembra un isolotto, in realtà è un promontorio collegato alla terraferma. Un posto magnifico. Ma dove ti porto? Ma dove mi porta la Betty? Spiaggia di Mari Ermi. Andiamo a vederci il tramonto. Si conclude la giornata di oggi. Ora ci troviamo un parcheggio qui vicino a un mezzo chilometro, un chilometro al massimo, e ce ne restiamo fronte mare tutta la notte. Siamo in camper, siamo in un posto meraviglioso che vi faremo vedere domani mattina, perché
ormai è buio fuori, e appena arrivati abbiamo dato una mano a un pescatore che stava rientrando, che era rimasto senza energia per far partire la macchina, e per ringraziarci cosa ci ha regalato? Ecco che cosa ci ha regalato. Ben 1, 2, 3 calamari e 1, 2, 3 tanuti, che stasera ci faremo nel nostro forno del camper con le patatine. Con le patatine, certo. Ecco le nostre tanute. Che fine hanno fatto? Mauro con delicatezza lo sta pulendo. Pesciotto regalato dal pescatore. Tanute. Tanuto. Patate arrosto, patate saltate in padella e broccoletti Romani. vermentino di Calasetta. Spiaggia di Porto Suedda, a nord del Golfo di Oristano. Un posto incantevole dove regna il silenzio. Fenicotteri, frattini, che sono quegli uccellini piccoli che nidificano, sono in via di estinzione, nidificano qui tra marzo e luglio. Che bella questa sabbia. Chicchi di riso. Ciao amore mio! Un'altra laguna piena di fenicotteri. Abbiamo di fronte di là l'isola di Maldiventre. Qui abbiamo, guardate, fenicotteri proprio lì in questo stagno, e là in fondo c'è il nostro camper. Abbiamo dormito soli in questo posto silenzioso, in totale relax. Tutti i fari vogliamo visitare, tutti, non ce ne perdiamo uno, perché sono dei luoghi magici. Ora siamo al faro di Capomannu, là, eccolo. Che acqua splendida! E sullo sfondo nella GoPro non si vedrà, si vede già Bosa, e tutto sulla sinistra in quella direzione Capocaccia, nelle vicinanze di Alghero. Torre e il faro sullo sfondo. Isola di Sattonnara. Siamo a nord di Capomannu. C'è una caletta deliziosa. Guardate che adesso ci arriviamo. Ma cosa vuoi mangiare? Ma abbiamo ancora 2 pastine, 2 spaghi al pesto. Stiamo dirigendo alle terme di Fordongianus, interno della Sardegna. Ci stiamo dirigendo verso il lato nord del Golfo di Cagliari. Oristano. Che cavolo ho detto? Di Oristano! Ecco l'isola di Maldivento. Dove? Laggiù.
No, Mauro, ti sbagli, non c'è un'isola. Ah, no. Là. È qua, no. È là È dietro. Voglio vivere così, col sole in fronte. Nuda. Siamo a mezzogiorno, siamo vagamente a dieta, quindi solo acqua, il vino alla sera. Vagamente a dieta, mi è Vagamente. piaciuto. Ma quando mai tu sei a dieta?